Onegashimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi vi parlerò di Miyamoto Musashi. Se avete visto il titolo vi starete chiedendo: ma cosa sta dicendo? Miyamoto Musashi, tutto falso. È falso il mito di Miyamoto Musashi? Beh, non voglio parlarvi proprio di questo, ma dopo la sigla. Bentornati in questo nuovo episodio. Io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza essere interrotto dalla pubblicità, perché il canale non è monetizzato, non dovete sottoscrivere nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito per tutti gli amanti delle arti marziali. Quindi se vuoi aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, puoi farlo semplicemente iscrivendoti al canale, attivando la campanellina, così potrai rimanere aggiornato su tutti i video che pubblicherò. Bene ragazzi, di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi di Miyamoto Musashi, ma non tanto del personaggio del samurai, della vita del samurai di Miyamoto Musashi, ma bensì delle sue citazioni. Mi sono accorto girando su internet, Instagram e vari social, che tantissimi pubblicano le frasi dette da Miyamoto Musashi prendendole come una linea di vita, assolutamente una regola di vita da seguire. Miyamoto Musashi ha detto questo. Beh, perché voglio parlare di questo? Perché queste persone che scrivono queste citazioni di Miyamoto Musashi in realtà non sanno niente, perché tantissime citazioni che vengono attribuite a Miyamoto Musashi in realtà non sono sue. Ma veniamo al punto, andiamo ad indagare come mai tantissime persone riportano queste frasi firmate da Miyamoto Musashi senza sapere che in realtà Musashi non ha mai detto quelle cose. Tantissimi praticanti di arti marziali e tantissime scuole in tanti loro post mettono dentro queste frasi di Miyamoto Musashi per invogliare i propri allievi, i propri studenti a rimanere sulla corretta via marziale, a comportarsi in un certo modo, a prenderle come esempio. E anche in questo caso, purtroppo, le frasi che vengono pubblicate non sono di Miyamoto Musashi. Ma vi dirò di più, addirittura dei coach aziendali delle aziende hanno fatto delle frasi di Miyamoto Musashi il loro spot per motivare i loro dipendenti a fare di più e a farlo meglio. In questo video vi dirò la verità su queste citazioni e non solo, vi dirò anche da dove provengono tantissime delle citazioni più famose che si possono trovare in giro per il web. Prima però è doveroso farsi una legittima domanda: perché tutte queste citazioni di Miyamoto Musashi? Perché Miyamoto Musashi viene preso come modello per portare questi messaggi qua? Prima di tutto c'è da dire che Miyamoto Musashi è stata una persona famosa tanto in vita quanto dopo la sua morte. Dovete sapere che in Giappone c'erano e ci sono ancora alcune leggi che vietano di denigrare personaggi storici. E in questa lista c'è anche Miyamoto Musashi. In passato tanti autori, pur di sfruttare la celebrità di Miyamoto Musashi, erano soliti scrivere delle storie fantasiose, però modificando il suo nome, di modo che non si capisse che si parlasse direttamente di lui, ma che poi in realtà si capiva benissimo che quelle storie erano ispirate al personaggio di Miyamoto Musashi. Attenzione però, questi racconti che sono stati scritti su Musashi avevano un solo scopo, ovvero quello dell'intrattenimento, e non sono stati scritti assolutamente per sostituirsi alla realtà. Infatti abbiamo numerosi racconti di Miyamoto Musashi che combatte alcuni demoni, che combatte alcuni draghi, che combatte i tengu giapponesi, esseri mitologici. Insomma, abbiamo dei racconti su Miyamoto Musashi, dei suoi combattimenti fantasiosi e molto colorati contro degli esseri incredibili e mitologici del Giappone. Questo però ha portato a creare l'immagine di Miyamoto Musashi di un samurai tutto d'un pezzo, di un samurai abilissimo, di un samurai leale, incrollabile di fronte alla morte, con una vocazione incredibile nel cercare la perfezione sia della vita sia nel percorso della spada. Autori famosissimi come Eiji Yoshikawa hanno creato delle storie che romanzano la vita di Miyamoto Musashi, ha prodotto tantissimi volumi che romanzano la vita di Miyamoto Musashi.
elevandolo così a un supereroe della letteratura giapponese. Tant'è che possiamo dire che oggi il marchio Musashi, soprattutto in Giappone, è proprio una piccola fabbrica di soldi. Ci sono tantissime attività, tantissime attrazioni dedicate al nome di Miyamoto Musashi e naturalmente queste, oltre a tenere vivo il nome di Miyamoto Musashi, oltre a questo naturalmente riescono anche ad arricchire tutti quelli che sfruttano questa immagine. Ma è qui che viene superato il confine. A questo punto l'immagine e quello che ha tramandato Musashi viene distorto e viene usata fuori contesto. Ed è in questo modo che tantissime scuole, tantissimi maestri usano queste frasi, usano la figura di Miyamoto Musashi per farsi pubblicità, per far subito riflettere, abbinando il proprio nome della scuola a quello di Miyamoto Musashi, di essere dei grandi guerrieri, dei samurai veramente impeccabili. E cosa c'è di meglio quando le parole di Musashi non corrispondono al messaggio che si vuole dare? Beh, quale miglior soluzione se non inventarsi delle citazioni che Musashi avrebbe detto? Miyamoto Musashi ha scritto tantissimo e ha scritto tantissimi messaggi che però erano indirizzati ai suoi allievi, erano messaggi, delle frasi, degli scritti dedicati alla loro pratica e alla loro vita all'interno del loro dojo. Ma più che scritti possiamo chiamarli degli appunti, dei piccoli messaggi, dei promemoria che gli allievi di Musashi potevano ricordarsi sempre in ogni momento. Questi scritti di Musashi però erano rivolti a persone che si allenavano in un contesto preciso che lui conosceva e comunque erano rivolte a persone che sapevano di cosa si parlava. Un buon esempio di quello che vi voglio dire è quello delle 9 regole di vita di Miyamoto Musashi, che vengono praticamente scritte ovunque come regola di vita. Innanzitutto questi 9 appunti di Miyamoto Musashi non sono assolutamente regole di vita. Questo famoso elenco di 9 punti compare nel libro dei 5 Anelli e originariamente si trovano alla Pergamena 1 nel capitolo 8. Musashi scrive chiaramente che i 9 punti che va a elencare sono esclusivamente per chi segue i suoi insegnamenti, per chi studia i suoi principi di combattimento e seguono fermamente queste regole durante la loro via della pratica. Musashi infatti non era un insegnante qualunque e queste 9 regole appunto sono state scritte per tutti i suoi studenti, coloro che studiano appunto Ryo Niten Ichiryu, che è lo stile di spada che seguiva Miyamoto Musashi. E questi scritti appunto erano rivolti solo ed esclusivamente a chi praticava questo stile marziale e non erano assolutamente destinati a nessun consumo pubblico. Se non sapete quali sono queste regole, ve le elenco adesso. Non coltivare cattivi pensieri. Esercitati con dedizione. Studia tutte le arti. Conosci anche gli altri mestieri. Distingui l'utile dall'inutile. Riconosci il vero dal falso. Percepisci anche quello che non vedi con gli occhi. Non trascurare nemmeno le cose più piccole. Non abbandonarti in attività futili. E ancora una volta, alla fine di queste regole, Musashi sottolinea che queste regole sono per gli allievi della sua scuola. Ma ora vediamo con alcuni dei migliori, o se volete dei peggiori esempi, queste false citazioni di Miyamoto Musashi. Come una spada, una parola può ferire o uccidere. Ma finché non si tocca la lama, la spada non è altro che un liscio pezzo di metallo. Chi conosce le qualità di una spada non ci gioca, e qualcuno che conosce la natura delle parole non ci gioca. Più o meno questa è la frase che viene comunque sempre ritoccata. Musashi non l'ha mai detto. Questa citazione in realtà è stata scritta da Kenji Tokitsu. In 2 libri dedicati a Miyamoto Musashi viene usata come introduzione, creata per il libro, appositamente per il libro, ma assolutamente mai detta da Miyamoto Musashi. Non c'è niente al di fuori di te stesso che possa mai permetterti di diventare migliore, più forte, più ricco, più veloce o più intelligente. Tutto è dentro. Ecco un'altra frase che viene spesso associata a Miyamoto Musashi, ma indovinate un po', Miyamoto Musashi non l'ha mai detto. La verità è che la forza risiede nell'interno del guerriero, nel suo cuore, nella sua mente e nel suo spirito. E anche questa seconda frase, indovinate un po', Musashi non l'ha mai detto.
Queste due frasi provengono da un discutibilissimo autore di libri marziali di nome Steven Kaufman. Un nome che chi segue il mondo delle arti marziali da tempo probabilmente ha già incontrato. Steven Kaufman si presenta come uno studioso e un esperto di arti marziali, ma purtroppo per lui è stato tantissime volte invece scoperto che di questi argomenti sa veramente poco e niente. Addirittura arriva a costruire queste frasi divulgando l'informazione che sia arrivato lui a una traduzione di alcuni scritti che nessuno ha mai visto e poi li associa appunto al fatto che è stato lui quello a tradurli e a renderli così pubblici. All'inizio questo personaggio si presentava come Anshin Steven Kaufman, ma se fosse davvero un conoscitore del Giappone, in questo caso saprebbe che la dicitura Anshi andrebbe messa dopo il suo nome. Inoltre dovrebbe anche sapere che non è corretto riferirsi a se stesso appunto come Anshi. È una cosa che non si fa mai. Pensate un po' che questo personaggio ha fondato anche una sua scuola, chiamata Scuola del Serpente, il dojo Noebi, come dice lui, la Scuola del Serpente. Ma anche in questo caso il nome che lui stesso ha scelto per la sua scuola riesce a tradurlo male, perché Dojo Noebi non vuol dire la scuola del serpente, ma piuttosto vuol dire un serpente nel dojo. No. Che in questo suo caso probabilmente è una definizione appropriata. I libri di Kaufman all'inizio erano intitolati proprio La traduzione definitiva di Miyamoto Musashi. Quando però tutta una comunità di esperti si è scagliata contro di lui, smascherando tutte le sue false traduzioni e tutte le sue false conoscenze sul Giappone, Kaufman ha fatto marcia indietro cambiando il titolo dei suoi scritti. Fu numerose volte rincorso e pressato per un'intervista dove venne smascherato il fatto che non solo non sapesse parlare giapponese, ma che non conosceva assolutamente niente degli argomenti dei quali scriveva. Queste due citazioni che vi ho detto prima di Musashi sono state inventate di sana pianta da questo imbroglione scrittore che momentaneamente si era preso il merito di aver tradotto alcuni scritti che nessuno aveva mai visto. La verità non è ciò che vuoi che sia, è ciò che è e devi piegarti al suo potere o vivere una menzogna. Beh, indovinate un po', Musashi non l'ha mai detto. Questa frase deriva da una traduzione scorretta che è stata fatta da un libro scritto in inglese sulla vita di Musashi. Ma a questo punto vi starete chiedendo, ma quante allora di queste frasi che leggo in giro con la firma in fondo di Miyamoto Musashi, quante di queste frasi allora sono vere? Quali sono le frasi che veramente Musashi ha pronunciato e che ha scritto? In primo luogo ricordati sempre quello che ho detto all'inizio, tutte le frasi scritte da Miyamoto Musashi, nessuna di queste frasi è destinata al grande pubblico, ma erano mirate ed esclusivamente pensate per i suoi allievi e per i suoi studenti. Se volete una visione di tutto quello che è stato detto e scritto da Miyamoto Musashi, vi consiglio di recuperare questo libro qua, un libro scritto dal professor Ozumi Takashi, mentre invece se siete dei buoni conoscitori di inglese sicuramente dovreste prendere in considerazione di prendere una copia del libro di Bennett Alexander. Da questo momento in poi, tutte le volte che vi imbatterete in una frase firmata Miyamoto Musashi, sicuramente vi verrà il sospetto che forse quella frase non è stata detta da Musashi e magari se è stata detta da Miyamoto Musashi, capirete che sta venendo usata nel modo sbagliato. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che questo argomento vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e perché no lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!